Buongiorno e ben ritrovati sul canale Valoroso IT. Anche se mi vedete con un Amiga 2000 e un Amiga 600, questa è la quarta puntata della riparazione del mio primo Amiga 500 che ho acquistato un paio d'anni fa. Ancora non sono riuscito a utilizzarlo. Secondo voi era meglio comprarlo già testato e funzionante? Secondo me sì, però ormai qua ci troviamo e qua dobbiamo finire ad aggiustarlo. Poi in altri video vi mostrerò come funzionano questi miei nuovi acquisti. Vi invito a venirmi a trovare sul sito internet www.valoroso.it, dove potete leggere i riassunti dei video che pubblico su YouTube e anche altri contenuti. Ma ora procediamo con la riparazione del mio Amiga 500. In questo video parliamo del Gotek come sostituto del floppy disk drive dell'Amiga 500 per caricare giochi e programmi da pendrive USB al posto che da floppy disk. Tramite il Gotek carico Amiga Test Kit, un software di test completo per Amiga. Parliamo anche della sostituzione della membrana della tastiera dell'Amiga 500 con una membrana nuova di zecca. Infine proviamo un mouse originale Commodore, ovviamente per Amiga. Nei 3 video precedenti abbiamo parlato dell'acquisto di questo Amiga 500 con diversi accessori. Abbiamo provato un secondo alimentatore testato e funzionante, che però non è stato sufficiente a far partire il computer. Abbiamo smontato pezzo per pezzo tutto l'Amiga 500 e abbiamo ricostruito alcune piste corrose sul circuito stampato. Abbiamo provato la scheda madre dopo la riparazione con la diag-ROM. Poi abbiamo smontato e pulito accuratamente tutte le parti della tastiera e abbiamo ordinato la nuova membrana per la tastiera dell'Amiga 500. Finalmente mi è stata recapitata la nuova membrana della tastiera. Eccola, nuova e scintillante! È un po' più chiara della membrana originale Mitsumi, la A556 A619B. Per confrontarle, proviamo a sovrapporre le due membrane, quella nuova e quella originale. Vediamo che la posizione dei tasti è identica. Anche le piste sembrano passare nella medesima posizione. Come avevamo visto nei precedenti video, ci sono diversi tipi di membrana per Amiga 500. Dovete scegliere quella corretta per il vostro computer. Nel mio caso, la A619B. Proviamo a campione qualche pista con il tester. Sono curioso di vedere se la nuova membrana funziona bene. La situazione promette bene. È il momento di montare la nuova membrana della tastiera dell'Amiga 500. Se ancora non l'avete fatto, andate a guardarvi i video precedenti di questa riparazione, perché avevamo pulito la tastiera e avevamo anche passato una mano di vernice trasparente sulle parti arrugginite del fondo metallico della tastiera. Appoggiamo la membrana sulla parte posteriore della tastiera dell'Amiga 500, ovviamente seguendo l'orientamento corretto. Poi avvitiamo tutte le viti posteriori della tastiera, che sono tantissime. Avevo fatto bene a conservare tutte le minuterie in appositi sacchettini. Quando avvitate le viti, non fate eccessiva forza, è sufficiente avvitarle fino in fondo senza sforzare oltre. Inoltre è bene avvitare le viti in posizione casuale piuttosto che avvitarle tutte in fila, da sinistra a destra. Ah ragazzi, se vi piace il video mettete un like, condividete e commentate. In questo modo potete aiutarmi a divulgare la nostra passione comune per il retro computer e l'elettronica vintage.
Rimontiamo la scheda di gestione della tastiera dell'Amiga 500 nella sua posizione originale. Il circuito stampato flessibile, la membrana, deve entrare nel connettore della scheda di gestione della tastiera. Il connettore deve essere aperto. Vi accorgete che il connettore è aperto quando il fermo è allontanato dal connettore stesso. Dietro alla tastiera, dove c'è il PCB, dobbiamo avvitare il foglio plastico trasparente che avevamo rimosso nei video precedenti. Poi, per chiudere il fermo del connettore, è sufficiente spingerlo in direzione del connettore. Rimontiamo anche una fascetta per raggruppare i fili della tastiera, proprio come era in origine. Possiamo tagliare la parte in eccesso con le forbici. Perfetto! Abbiamo terminato la riparazione della tastiera dell'Amiga 500 e speriamo che funzioni. Per testarla, procediamo con l'installazione del Gotek che ho ordinato da Tonino Petrelli, detto anche Retromaniac. Il Gotek che ho acquistato è già predisposto per funzionare su computer Amiga. Il Gotek è un'alternativa al floppy disk drive, serve per caricare file da pendrive al posto che da dischetto. In questo modo, tramite un PC, potete scaricare tutti i giochi e programmi per Amiga che volete, metterli su pendrive e caricarli dall'Amiga 500. Installiamo il Gotek sulla scheda madre. È molto facile, si usano i cavi che già avevamo per il floppy disk drive. Per richiudere l'Amiga può capitare che i cavi originali siano un po' corti perché il Gotek è un po' più piccolo del floppy disk drive. Per chiudere il case dell'Amiga con il Gotek interno probabilmente dovrete allungare i cavi o sostituirli con cavi più lunghi. Al momento possiamo non preoccuparcene, tanto stiamo facendo una prova con il computer aperto. Accendiamo? Bene! Si è caricato il selettore del Gotek che consente di scegliere il file da avviare. Scelgo Amiga Test Kit, il software per testare i vari componenti dell'Amiga. Lo avevo copiato sulla pendrive. In realtà la preparazione di una pendrive e l'utilizzo come dischetto dell'Amiga 500 è un po' più complicata, ve la mostrerò in altri video. La tastiera sembra funzionare, infatti riesco a muovermi nel menu.
proviamo la memoria del computer. Si accede al test premendo F1 Memory. Amiga Test Kit è un'utility molto comoda per testare vari modelli di Amiga. Si possono testare parecchie periferiche della scheda madre, nonché la tastiera. Per provare la tastiera si preme F2 Keyboard. I tasti sembrano andare tutti, li premiamo a uno, vedendo quelli che funzionano. Funzionano tutti! Anche il LED del tasto Caps Lock funziona. Sono contento, riesco a vedere una luce in fondo al tunnel di questa lunga riparazione. Possiamo fare altre prove all'Amiga 500 mediante Amiga Test Kit. Si può provare il floppy disk drive premendo F3, ma ha poco senso dato che abbiamo appena caricato Amiga Test Kit e ha funzionato. Inoltre sto utilizzando un Gotek nuovo e non un drive per dischetti. Si può provare il video premendo F6 e verificando le varie tonalità dei colori. C'è una funzione per provare se i timer DC vanno. È tutto ok. Si possono provare anche le porte seriale e parallela dell'Amiga. Per farlo occorre costruire un dongle, un kit apposito composto da connettori LED e collegamenti. Ne parleremo in un altro video dove costruirò entrambi i connettori, seriali e parallelo, per testare le porte di comunicazione dell'Amiga 500 e anche degli altri modelli di Amiga. Se volete essere avvisati quando pubblicherò altri video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Procediamo con altri test. Colleghiamo il cavo audio al modulatore Amiga 520. In questo modo potremo ascoltare l'audio dell'Amiga 500 sul televisore. Su Amiga Test Kit selezioniamo Audio Test. Premendo F1, F2, F3, F4 è possibile provare i vari canali audio. Al momento non ho un cavo Y che somma i due canali destro e sinistro, pertanto dovremo provarli singolarmente. Tutto funziona correttamente. Cosa c'è dentro questo pacchetto? Diamo un'occhiata. Ma è il mouse per l'Amiga 500! C'è chi lo chiama Tank Mouse, che somiglia a un carro armato. C'è chi lo chiama Coffin, che forse assomiglia a una bara. Quello che importa è che sia un mouse per Amiga, che ho acquistato come funzionante. Il connettore lungo lo identifica come un mouse per Amiga, a differenza del mouse per il Commodore 64 che ha il connettore corto e non è compatibile con l'Amiga. In un precedente video avevo mostrato come si smonta e pulisce il mouse del Commodore 64. Anche questo mouse andrà pulito, lo faremo più avanti. Rimanete sintonizzati su questo canale. Colleghiamo il mouse alla porta joystick dell'Amiga 500. Avviamo il computer, così carica Amiga Test Kit e proviamo il mouse. Funziona! Nonostante sia un mouse a sfera, funziona molto bene, anche comparato con i mouse ottici attuali. Nel frattempo, anche Leo mi ha raggiunto in laboratorio e ha voluto provare il mouse. E non solo, mi ha aiutato a provare l'Amiga 500 riparato, giocando col videogioco Pac-Mania. Bene ragazzi, per oggi abbiamo fatto abbastanza. Nei prossimi video vedremo come pulire bene il case dell'Amiga 500 e come riverniciare le schermature interne, quelle di metallo che, per questo Amiga, sono molto arrugginite. Proseguiremo i vari test provando le porte, seriale, parallela e floppy esterno del computer.
Probabilmente non installerò il Gotek all'interno dell'Amiga 500, piuttosto cercherò di sostituire o riparare il floppy disk drive. In questo modo manterrò il computer più originale possibile. Installerò un selettore DF0-DF1 che serve per utilizzare il Gotek come drive principale, pur collegandolo al connettore esterno del floppy dell'Amiga. Inoltre vi mostrerò come sostituire la batteria nickel-cadmio dell'espansione Amiga 501, la famosa Varta, anche se nel mio caso era un AGP. Mi raccomando, mettete like, commentate e condividete. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video della riparazione di questa Amiga 500 e anche gli altri video relativi ai retrocomputer elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso!